compito di architetti e designer oggi è quello di creare un dialogo tra l'architettura del passato e l'architettura del presente. Una caratteristica del trullo è sicuramente quella di essere una sorta di antica bioarchitettura, bioedilizia, proprio perché ha questa pianta quadrata e questa cupola che consente di avere un ricambio d'aria del tutto naturale, anche perché all'interno dei trulli vi erano dei camini ed erano costruiti su delle pozze di raccolta d'acqua, per cui tutto quello che veniva fuori dallo scavo per le fondamenta serviva poi per costruire il trullo. Sono delle strutture molto piccole che sono nate per deposito all'interno di grandi appezzamenti terrieri e quindi soprattutto erano dedicate all'agricoltura e alla pastorizia. Nel tempo ha avuto la possibilità di espandersi ai lati per avere la funzione di deposito, ma anche di avere delle piccole stanze che potessero servire da riposo per gli agricoltori. Questo ha consentito poi di far sì che questi ambienti potessero essere trasformati negli anni soprattutto del dopoguerra, affinché potessero diventare delle piccole abitazioni. Questo è stato un passo in avanti, se vogliamo, soprattutto per quello che riguarda la riqualificazione non solo del trullo stesso, ma anche del territorio. La Puglia non ha soltanto il trullo come struttura iconica, ma anche la masseria e le lamie. Ci sono differenti tipologie di masserie. La più importante ha diversi corpi. Il più grande è la casa del proprietario, che ai tempi era un nobile. Accanto alla casa del nobile c'erano le case dei fattori e le stalle, rappresentate da delle lamie che erano dei semplici parallelepipedi di tufo, all'interno dei quali vi erano i ricoveri degli animali o anche del foraggio, del grano. Questo ha fatto sì che queste strutture poi nel tempo cambiassero di destinazione, come i trulli. Spesso anche le lamie cambiano aspetto e diventano anche esse strutture ricettive, quindi possono essere ristoranti, spa e quant'altro. Molto interessante la trasformazione del trullo e della masseria, quindi da architettura povera che aveva una funzione meramente rurale ad un'architettura di lusso. Tant'è vero che oggi trulli, masserie ma anche lamie sono state trasformate in resort, spa, architetture con un design di lusso molto interessante dal punto di vista progettuale. Dove vi erano campi di grano o anche campi di tabacco, adesso invece ritroviamo delle distese di uliveti con sotto piante autoctone tipiche del nostro territorio come gli agavi, i rosmarini, ma anche delle piscine o delle zone spa dove le persone che vengono a trovarci in Puglia possono ritrovare la pace e vivere la campagna in modo completamente diverso da quello che era la sua destinazione d'uso negli anni passati. Spazi aperti dove si ritrova il contatto con la natura, il cielo, la terra ed il sole, dove gli ospiti possono ritrovare una connessione tra l'anima e la terra.